Salve a tutti! Nel video di oggi voglio trattare un argomento che ultimamente sembra essere all'ordine del giorno, ovvero il problema che molto spesso mi ritrovo fra le mani dei componenti falsi. Che cosa intendo per falsi? Intendo dire che il part number che viene riportato sopra questi componenti, secondo me, è soltanto stampato e non rispecchia quello che poi è in verità il componente. Infatti, andando ad effettuare dei confronti con il datasheet del part number che è riportato sopra e poi le reali prestazioni che invece ha su scheda, quindi che posso misurare con l'oscilloscopio, mi vengono dei forti dubbi. E fin quando si tratta di componenti che possono interessare parti logiche o comunque parti del circuito a bassa potenza come comparatori o amplificatori operazionali, diciamo che l'unico problema che si ha è quello di subire una fregatura quando li si acquista. Però, quando invece i componenti falsi iniziano ad essere degli attivi di potenza, la situazione si complica un po'. Perché oltre a subire una fregatura, quello che succede è che inserendo il dispositivo sbagliato in un posto dove è richiesta massima prestazione, quello che potrebbe succedere, come è successo a me in questi giorni, è di andare a distruggere tutta la circuiteria che si trova intorno a quella parte di circuito. Quindi, nello specifico, nel caso in cui, come è capitato a me, di sbagliare attivi su un mezzo ponte, diciamo che la situazione diventa davvero poco piacevole. E quindi quello che mi sono chiesto è quali parametri andare a misurare dell'attivo che abbiamo fra le mani per capire velocemente se questo è vicino ai valori dell'attivo che abbiamo effettivamente selezionato oppure se è palesemente un falso. Dopo un po' di studio, credo che la risposta a questa domanda si possa ottenere effettuando un paio di semplici misurazioni, alcune attraverso l'utilizzo di un semplice LCR meter, mentre altre attraverso l'utilizzo di un oscilloscopio. E quindi adesso nel video andremo a vedere come effettuare queste misurazioni. I part number che ho selezionato per effettuare questi test sono uno relativo a un MOSFET e un altro relativo ad un IGBT. I part number sono stati scelti in quanto mi servono effettivamente per il prossimo progetto che sto realizzando e quindi, essendo che li dovrò utilizzare, voglio effettivamente verificare che sono originali. Per quanto riguarda l'IGBT, ho effettuato l'acquisto da un solo venditore, quindi mi è arrivato solo il part number con un seriale, quindi c'è da intuire che siano tutti uguali. Ne ho preso solo uno, quindi testeremo solo questo attivo senza un confronto. Mentre per quanto riguarda i MOSFET ho effettuato l'acquisto da due venditori e quindi mi sono arrivati con due seriali diversi e ne ho preso uno di un seriale, uno di un altro seriale e quindi effettueremo il test su tutte e due e si potrà anche effettuare un confronto fra
questi due seriali, quindi in pratica fra i due venditori che mi hanno dato questo MOSFET. Quindi faccio vedere da vicino i due seriali differenti. Quindi si vede che uno è un 718 mentre l'altro è un 744. Quindi terremo questi numeri come riferimento, mentre qui c'è solo questo seriale. Quindi ci affideremo solo a questo seriale qui. La prima prova che faremo sarà la misurazione della capacità fra i vari pin degli attivi. Quindi, come viene riportato sul datasheet, andremo a misurare la CISS, che in pratica si effettua fra il pin di gate e il pin di drain source messi in cortocircuito, e poi la CDRSS, che sarebbe la capacità fra gate e drain. Questi sono i valori riportati sul datasheet per quanto riguarda il MOSFET e questi per quanto riguarda l'IGBT, e sono valori presi per una tensione di drain source vicina allo zero, perché in effetti questa misurazione sarà fatta senza nessuna tensione presente fra i pin dell'attivo. Quindi inizio la misurazione con il primo part number con seriale 718. Quindi prima misurazione, capacità di drain gate. $750 pico, quindi più bassa di quella riportata sul datasheet. Ovviamente lo strumento non è professionale, ma l'importante è capire se i valori sono nell'intorno di quelli riportati o comunque minori, ma di certo non maggiori. Poi la capacità CISS, quindi cortocircuito, drain e source, è nell'intorno di 1 nano, quindi sempre inferiore rispetto a quella riportata sul datasheet. Effettuo la prova sul secondo part number, quindi il 744. Misuro la capacità gate drain. Ok, siamo fuori scala. Qui riporta una capacità davvero molto alta, 3,27 nano, altissima rispetto a quella riportata sul datasheet. Effettuo la seconda misurazione. Anche questa troppo elevata, il doppio rispetto a quella riportata sul datasheet. Quindi il part number con seriale 744 insomma mi fa nascere qualche dubbio. Effettuo il test sull'IGBT, quindi sempre partendo dalla capacità gate drain. Ok, cambio scala. Abbiamo un 860 pico, più alta rispetto a quella riportata sul datasheet. Seconda misurazione. Ok,
1100 pico, anche questa più alta rispetto a quella riportata sul datasheet. Però c'è da dire che per questi valori così bassi di capacità non mi fido molto dello strumento. Sotto il nano è tutto discutibile, quindi vedremo poi con l'oscilloscopio se in effetti potrebbe essere falso anche questo IGBT. Ho riportato sul foglio i risultati dei test. Quindi per quanto riguarda il MOSFET con seriale 718 sembra essere tutto a posto, mentre quello con seriale 744 credo che ci sia qualche problema. Per quanto riguarda invece l'IGBT, qui ho qualche dubbio. Per chiarificarmi le idee dovremmo andare poi a vedere le forme d'onda sull'oscilloscopio. Quindi quello che farò sarà replicare il circuito di test che viene riportato sul datasheet relativo alla misurazione di T-Rise e T-Fall e quindi andremo ad effettuare appunto queste misurazioni, quindi sia la misura del T-Rise e T-Fall in uscita, collegando come carico una resistenza del valore di 10 ohm, ma andrò anche a prendere la misurazione del tempo di carica di gate partendo da un valore noto di resistenza di gate, quindi vedere se i tempi di queste misurazioni risultano congruenti con le prestazioni che dovrebbe avere un MOSFET fast switching o comunque anche un IGBT fast switching. Ecco qui il circuito di test montato sulla breadboard, quindi questo è lo stadio di driver che viene comandato con questo generatore di onda quadra che è impostato a una frequenza di 50 kHz e duty 20%, è alimentato con la 12 volt e sarà alimentato con la 12 volt anche il carico che va poi al drain del MOSFET. Attualmente è staccato, quindi faremo prima la misura di tempo di carica di gate e scarica con una resistenza di 70 ohm. Ho montato il primo part number con seriale 718 e adesso vediamo sull'oscilloscopio cosa si vede. Ecco qui le forme d'onda che vediamo sull'oscilloscopio, quindi in giallo vi è il segnale prima della resistenza di gate, quindi direttamente in uscita dal generatore di segnale, mentre in blu vi è la tensione proprio sul pin di gate del MOSFET. Quindi aprendo la scala dei tempi si vede che il tempo di carica di gate è di all'incirca una divisione, quindi stiamo parlando di circa 200 nanosecondi. Per quanto riguarda invece la scarica, siamo sempre lì, quindi risultano simmetriche, così come dovrebbe essere, è uguale sempre a 200 nanosecondi. Ho connesso il carico al circuito, quindi adesso vediamo in giallo il segnale di tensione di gate direttamente sul pin dell'attivo, mentre in azzurro la tensione di drain. Quindi infatti si vede che quando il segnale di gate è alto, la tensione di drain scende a un valore più basso. Quindi adesso andiamo a prendere la misurazione del T-Rise e T-Fall, quindi qui siamo in fase di accensione, quindi vediamo il T-Rise e come si può vedere
quando abbiamo che la tensione di gate arriva al plateau, inizia a scendere la tensione di drain e il tempo che impiega a scendere è di circa 50 nanosecondi, perfettamente in linea con quanto dichiarato sul datasheet. Per quanto riguarda invece il tempo di discesa, abbiamo che anche qui, quando la tensione di gate arriva al plateau, la tensione di drain inizia a salire e raggiunge il valore di 12 volt anche qui dopo circa 50 nanosecondi, quindi davvero un tempo molto molto breve, in linea con le prestazioni dichiarate sul datasheet. Poi ovviamente ci sono delle oscillazioni dovute alla capacità di drain source, però quello che a noi importa è il momento in cui arriva a 12 volt. Ovviamente c'è un delay di circa 100 nanosecondi, anche questo in linea con i dati del datasheet, perché appunto in fase di spegnimento i MOSFET sono più lenti. Quindi tutto sommato il seriale 718 mi sembra originale. Ho montato ora il seriale 744 e sto effettuando la prova di carica di gate e qui si vede che le prestazioni sono pessime rispetto all'attivo precedente. Infatti si può vedere che il tempo di carica di gate a parità di resistenza è di oltre un microsecondo, quindi più di 5 volte superiore rispetto allo stesso part number provato prima. Quindi questo seriale ha certamente qualcosa che non va. Effettuo il test di carico, quindi in giallo abbiamo la tensione di gate, mentre in blu la tensione di drain source, e anche qui si può vedere che c'è qualcosa di strano, perché quando la tensione di gate arriva al plateau, la tensione di drain cala, ma poi improvvisamente ha un cambio di derivata e non mi torna con l'andamento di un MOSFET fast switching, ma piuttosto con un MOSFET di bassa frequenza. E quindi non è un andamento buono questo qui. Per quanto riguarda invece il T-Fall, anche qui rincontriamo lo stesso andamento del T-Rise, quindi abbiamo proprio un cambio di pendenza durante la caduta, quindi si vede chiaramente, a parte il fatto che il T-Fall è quasi di 400 nanosecondi, quindi davvero un tempo enorme, non compatibile con le caratteristiche dinamiche del part number. Effettuo il test di carica di gate dell'IGBT e si vede che è compatibile con le caratteristiche riportate sul datasheet. Infatti impiega circa 300 nanosecondi per caricare totalmente il gate. Stesso tempo per la discesa, in quanto si vede che sono perfettamente simmetriche. Ho connesso il carico, quindi vado a vedere l'andamento di T-Rise e ecco qui, quindi qui inizia
la salita, quindi quando anche qui abbiamo il plateau, inizia la caduta della tensione fra collettore ed emettitore e impiega un tempo di circa 70 nanosecondi, quindi perfettamente in linea con le prestazioni dichiarate sul datasheet. Per quanto riguarda invece il tempo di discesa, quindi T-fall, ok, quindi in questo punto inizia il plateau e si può vedere che in pratica il T-fall è di quasi una divisione, quindi di 100 nanosecondi. Vi è anche qui un delay abbastanza corposo di 150 nanosecondi e poi un T-fall di 100 nanosecondi, ma anche qui in spegnimento è normale che sono più lenti e comunque questi tempi sono compatibili con quelli riportati sul datasheet. Dopo le misurazioni e le osservazioni fatte con l'oscilloscopio, possiamo affermare che i risultati definitivi di questi test hanno evidenziato come il MOSFET con seriale 718 risulti compatibile con le prestazioni dichiarate sul datasheet, quindi in effetti risulta essere il part number che ho scelto di comprare. Per quanto riguarda invece il seriale 744, questo risulta, come si è evidenziato durante i test, che è palesemente un falso, quindi non può assolutamente essere utilizzato per l'applicazione che sto realizzando. Ovviamente specifico che questi seriali li ho utilizzati per differenziare questi test, ma non è una discriminazione, in quanto la stampa che hanno utilizzato per falsificare il componente aveva questo seriale, ma non che i componenti con questo seriale sono falsi. Infatti, vi potrebbe capitare di comprare questo part number con questo seriale e risultare falso perché hanno utilizzato questa stampa. Quindi a me è capitata questa combinazione, ma potrebbe capitare una combinazione qualsiasi. Per quanto riguarda invece l'IGBT, le misurazioni delle capacità avevano destato qualche sospetto, però con l'oscilloscopio invece sembra che le prestazioni dinamiche di T-Rise e T-Fall risultano completamente compatibili con quanto dichiarato sul datasheet, quindi questo IGBT risulta effettivamente un fast switching. Molto bene, per questo video quindi è tutto. Alla prossima!